La Madonna di Kazan, Fatima e la Russia. Nel 1917 a Fatima, la Madonna parlò della Russia. Disse che avrebbe diffuso i suoi errori nel mondo, ma che un giorno sarebbe stata consacrata e si sarebbe convertita. Da allora, credenti e storici cercano di capire cosa significhi davvero quella parola. Quasi un secolo dopo, un'icona scomparsa durante la rivoluzione riemerse in circostanze inspiegabili, fino ad arrivare nelle mani di un papa. E nel 2003, davanti a quella stessa icona, accadde qualcosa che nessuno ha mai compreso fino in fondo. Un gesto silenzioso, un segreto condiviso solo da due uomini. La Madonna di Kazan è una delle icone più amate della Russia. Secondo la tradizione, fu la stessa Vergine a indicare a una bambina il luogo in cui era nascosta. Per secoli fu considerata la protettrice della Madre Russia, ma nel 1917, proprio mentre la Madonna appariva a Fatima, l'icona scomparve durante la rivoluzione bolscevica. La sua sparizione fu vista come un segno oscuro. La Russia stava entrando in un'epoca senza Dio. Per decenni nessuno seppe più nulla dell'icona. Poi, nel 1953, riapparve nella collezione privata di un milionario eccentrico. Si diceva che fosse passata persino nelle mani di Hermann Göring, uno dei più potenti gerarchi nazisti. Gli esperti confermarono: era proprio l'icona originale. Ma dove custodirla? La risposta sembrò naturale: Fatima, il luogo in cui la Madonna aveva parlato della Russia, proprio nell'anno della rivoluzione. L'icona fu portata a Fatima e custodita in una cappella speciale. Per anni, migliaia di fedeli pregarono davanti a lei per la conversione della Russia. Il mondo era diviso dalla guerra fredda e l'Unione Sovietica sembrava lontanissima da qualsiasi ritorno alla fede. Eppure, l'icona rimaneva lì, come in attesa di un momento preciso. Un momento che sarebbe arrivato solo decenni dopo. Nel 1991, Giovanni Paolo II vide l'icona a Fatima. Ne rimase profondamente colpito, chiese che fosse portata in Vaticano e dal 1993 la tenne nella sua cappella privata. Per 11 anni pregò davanti a quella immagine, chiedendo la protezione della Russia e l'unità tra cattolici e ortodossi. Il suo sogno era restituirla personalmente a Mosca, come gesto di pace e riconciliazione. Ma quel sogno non si sarebbe mai realizzato. Nel 2003 Vladimir Putin visitò il Papa. L'icona fu portata nella Biblioteca Vaticana. Giovanni Paolo II la benedisse. Putin osservò in silenzio. Poi si avvicinò, si inchinò e la baciò. Un gesto inatteso, carico di significato. Solo il Papa e Putin sapevano cosa era appena accaduto. Fu un momento spirituale? Un segnale politico? Un atto personale? Nessuno lo sa. Ma da quel giorno il destino dell'icona era segnato. Ma nonostante quel gesto, il Papa non consegnò l'icona a Putin e non fu un caso. Per capire il motivo di un gesto non avvenuto, bisogna ricordare una cosa fondamentale. La Chiesa ortodossa russa non voleva che il Papa visitasse la Russia. Da anni temeva che una visita papale potesse essere interpretata come un tentativo di ingerenza cattolica nel mondo ortodosso. Giovanni Paolo II lo sapeva bene. Per questo nel 2003 non consegnò l'icona al presidente russo. Non era il momento, non era il modo e soprattutto non era la persona giusta. L'icona doveva tornare alla Chiesa ortodossa, non allo Stato russo. Pochi mesi dopo l'incontro con Putin, Giovanni Paolo II prese la sua decisione finale. Era ormai molto malato e sapeva che non avrebbe potuto recarsi in Russia per restituire l'icona di persona, come aveva sempre desiderato. Ma non voleva che la reliquia rimanesse in Vaticano dopo la sua morte. Nel 2004, quindi, stabilì che l'icona sarebbe stata restituita direttamente al Patriarcato di Mosca, come gesto di pace tra le due chiese. Giovanni Paolo II inviò 2 emissari, il cardinale Casper e il cardinale McCarrick. Furono loro a portare l'icona a Mosca e a consegnarla nelle mani del patriarca Alessio II. La restituzione avvenne in modo solenne, ma senza clamore mediatico. Un gesto di riconciliazione compiuto nel silenzio. Putin non era presente, non era un gesto politico, era un gesto tra chiese. A Fatima, la Madonna aveva parlato della Russia.
Aveva annunciato che un giorno sarebbe stata consacrata e che si sarebbe convertita. Ma cosa significhi davvero quella parola? E se le condizioni richieste siano state pienamente soddisfatte, è ancora oggi oggetto di discussione tra teologi e credenti. L'unica cosa certa è che l'icona di Kazan è tornata nella sua terra. Un gesto di pace, compiuto nel silenzio, dopo quasi un secolo di esilio. Nel 2004, quindi, stabilì che l'icona sarebbe stata restituita direttamente al Patriarcato di Mosca, come gesto di pace tra le due chiese. Ma la conversione è già iniziata? La Russia si convertirà davvero, come molti ancora credono? Diteci la vostra nei commenti, perché, dopo più di un secolo, il mistero dell'icona di Kazan rimane ancora aperto.